Sarti in bocca, ma tu dirai, ma che ci vuole a farli? Beata a te, ma a te non ti vengono dorati esternamente, umidi dentro, con quella bella salsetta, c'è pure poca salsetta, è vero? Ma ti faccio vedere come si fanno, segui tutto il video. Bagnalo bene, reggetemi, mi piace sta mossa, guardate che bel colore. Gli ingredienti di salti in bocca, questo è uno scamoncino, guarda che bello. Il burro chiarificato, da retta a me, è meglio. La farina, un prosciutto, e il prosciutto piago dolce, non sta a risparmiare. Se vuoi proprio risparmiare, prendi un parma, un San Daniele, ma il gambuccio che costa di meno, tanto non ci va la fetta grossa grossa. La salvia, gli asparagi, con un po' di timo, il burro, l'aglio, poi, il sale ci vuole e un po' di pepe nero, quello assolutamente. Perché si usa la carne di vitella da latte? Noi a Roma la chiamiamo de vitella. Il nome giusto sarebbe vitello da latte. Perché da latte? Perché purtroppo sono i vitellini, quelli più piccoli, che sono stati soltanto alimentati con latte. Quindi hanno questa carne dolce, buona, si dà sempre ai bambini, alle persone che hanno una poca masticazione, perché è gustosa, saporita, ma allo stesso tempo, vedete, è morbida. Allora, questo qui, calcolate, questo lavoro lo fa il vostro macellaio, non lo fate voi, però pensando che avete un po' di ospiti a casa, quindi dovete farlo voi, e vi faccio vedere come si fa. Allora, io vi voglio insegnare tutto, perché in modo tale che quando comprate anche un pezzo di carne intero e non è a fettine, dovete piantare, da comprare qua la carne dentro a quelle vaschette, triste, con quelle vaschette bianche, già tagliata, già fatta. Ma divertitevi, godete, andate dal macellaio, gli dite guarda, a me mi devi dare questa carne perché mi piace, e da là vi fai le fettine. Quello è bello, quello è bello. Guardate, vedete qua, questo è un altro tessuto connettivo che sarà duro se lo mettiamo in mezzo alla ciccia. Al macellaio gli potete dire, è bello, e qua. Leviamo quel pezzo di tessuto connettivo. Tu col macellaio ci devi creare un rapporto, non sentimentale, però d'amicizia. Lui ti deve consigliare le cose buone. Quindi vai là e incomincia a andare a comprare dal macellaio la carne. Questi qua sono i primi taglietti. Tagliamo, vedete come taglio la carne? A fettine così, tipo straccettini questi qua iniziali, perché è il taglio iniziale, no? Non deve essere troppo sottile. Alta di questo spessore, la scottiamo velocemente, esternamente, e dentro rimane bella morbida. Meravigliose, belle. Un po' di sale subito mettete. Mettiamo un po' di pepe. Dobbiamo già farli buoni, eh? Mettiamo la foglia di salvia, bella, bellissima, stupenda, che va a profumare proprio a contatto con la carne. E poi che cosa c'ha la salvia? Ti ricorda proprio il salto in bocca, salvia e burro, che bontà. Tagliamo un pezzo di prosciutto della grandezza della carne, così, ok? Piano piano. Date una bella bottarella, guardate, un po' di farina, così, guardate, gli do una bella sgrullatina e le sovrappongo. E sti taglietti di ciccia, li usi come straccetti, li metti là intorno mentre sta cucinando la carne, capite il discorso? Non butti niente, mi raccomando, eh. Ma guarda che chicche che te do, ti faccio vedere bene tutti i segreti del sarti in bocca romana, e tu che fai? Non ti sei ancora iscritto. E dai, stai là, approfitta, guarda, iscriviti, tac, clicca, dai, che più siamo, più valemo. Pensiamo agli asparagi. Allora, io mi ho messo asparagi, possono essere fagiolini, possono essere spinaci, possono essere quelli che vuoi te. L'importante è che siano verdure di stagione. Guardate. Punto di rottura, ti ricordi? Che ti dico sempre, ci sta un punto dove l'asparago si rompe qui alla base, non li buttare, che cosa ci fai? Può essere un ottimo brodo per un risotto, capito? Che dà un grande sapore. Facciamo proprio il chic, eh? Colpi da patate, li facciamo così bellini. Burro chiarificato, lo devi comprare, a casa ce lo devi avere. Il burro normale, il punto di fumo è molto basso, invece qui ragazzi il punto di fumo si alza moltissimo, il burro chiarificato. Mettiamo uno spicchietto di aglio e lo facciamo un po' rosolare. Gli asparagi senza farli cuocere li mettiamo in padella, così. Un goccetto d'acqua, così facciamo una cottura umida
all'interno, senza ci mettiamo a sbollentarli, poi li passi in padella, li fai direttamente in padella, facile, facile, facile. Mettiamo il timo, eccoci qua, un po' di sale, un po' di pepe e già si sente un profumo pazzesco. A belli belli di casa, adesso belli, belli come piacciono a noi, belli e buoni, che è? Poi se vi mancano le idee, questo su sto libro, il libro mio, trovate tutto. Per esempio sta ricetta sta sulla pagina 149, quindi potete sicuramente divertirvi e far divertire gli amici vostri a fare queste ricette. Guarda, qua saltimbocca alla romana, guarda che figata. Lo sapete, no? Che qua c'è il QR code che poi andate direttamente sul video. Quando ti mancano un po' di idee, sai dove andare. Vedi questo e ti guardi un po' di ricette fighe. Zac, e pure lui è cascato. Guarda come vanno sti asparagi, che so belli, oh. Li fermo. Asparagi pronti, belli, colorati, stupendi. Oh, ci vuole il vino per fare i saltimbocca. Viene meglio perché da quel punto di acidità al saltimbocca che è perfetto. Quindi l'acidità ce l'abbiamo col vino. Poi so bevo pure sto vino. Oggi ho uno Zibibbo secco, terre siciliane. Quindi abbiamo un vino che sicuramente potrebbe andare bene, ok? Sia nel saltimbocca che sia nel nostro stomaco, quando so bevo, il nostro bicchiere, anzi. Ah, che bello sto rumore, a noi ci piace tanto. Accendiamo l'induzione. Eccolo qui. Mettiamo un po' di burro chiarificato, così, sul fondo della padella. Io qui andrei su un antiaderente, perché così sappiamo tutti quanti utilizzarla. Non c'ha i problemi che potrebbe dare una padella d'acciaio, che è quella che amo di più. Quindi facciamo sciogliere bene il burro, ok? Il burro deve spumeggiare, ok? Intanto sto già pronto io. Da che parte iniziamo? Io la prima cosa che consiglierei è arrostire, far diventare bene il colore di questa parte del prosciutto. Ci stiamo? Sentiamo un po'? Vado? Ma no, si fa così. Eccolo qua, con un po' di farina. Vedete? E il burro è caldo. 1, 2, guardate qua. Sentite il rumorino? Oh, io lo voglio bello, colorato. Deve essere un colore stupendo. Guardate che bel colore. Via. Giro. Ci siamo. Guardate che carino. Guarda, così. Così, guardalo. Fuoco altissimo. Non deve stufare. Deve scottare esternamente e dentro deve rimanere bello morbido. Un altro pochino questo. Questi sono pronti. Per me sono pronti. Li metto via. Qua su. Ok? Per me sono cotti. Anche questo per me è pronto. Vino. Guarda, Allora, qui che è successo? C'è dentro la farina, i residui della farina e adesso la farina, il burro, mi piace sta mozza, la farina, il burro e il vino fanno qua salsetta buona, però ci manca la freschezza del burro, quello fresco, non il burro chiarificato. Eccolo qua, via. Un po' di salvia. Oh, oggi ti faccio mangiare dei salti in bocca e ti faccio un pazzì. Guarda qua, perfetta. Salti in bocca. Oh, sono fini fini fini, Devi mangiare, Non me devi stare così a dieta, Ok, così. Ok, guarda che sono belli così. Un po' di timo fresco. La salsa, così ti tiene anche calda la carne, no? Adesso, guarda la salsa. Guarda, guarda, guarda. Stai impazzia, La salvia fresca. Ok. E questo è il mio saltimbocca. Ora devo assaggiarlo. Se è veramente buono. A me sembra tanto buono. Sei pronto? Così bagnalo bene, così. Guarda, dentro è rosa. Guarda, è rosa. Reggetemi, che da paura. Sto burro, sto vino, sta acidità del vino. Vi voglio un attimo raccontare quello che sento. Sta acidità del prosciutto, capito? Giusto, non è salato. Sta salvia. Ma quanto è buono. Ma chi ha inventato questo salto in bocca? Lo voglio baciare. Te due baci, pure se non ci stai più sulla terra, sei già sei morto nella vita. Sei stato un genio, geniale.
buonissimo da morire. Raga, rifateli a questa maniera, vi vengono una meraviglia. E dal macellaio, dammi la carne buona, non ci provà, a nostra, sempre.